L'innamoramento, l'amore, è un sentimento che prima o poi proviamo tutti. Ma cosa ci fa realmente innamorare? Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi ti parlerò proprio di questo. La risposta che viene alla mente per prima è che ci si innamora perché si sente una particolare connessione con una certa persona. La compatibilità, vero o presunta, è il primo fattore che ci porterebbe all'innamoramento. E quando parlo di compatibilità è chiaro che questa non è da intendersi come attrazione fisica o banale somiglianza, quanto come la capacità di comunicare e di relazionarsi, cioè la capacità di stabilire un vero e proprio rapporto. Ci sono però anche altri fattori che non devono essere sottovalutati. Innanzitutto la pressione e l'influenza sociale. Una relazione approvata dalla rete sociale di riferimento infatti avrà più possibilità di proseguire nel tempo. Poi anche il soddisfacimento dei bisogni. L'amore dà una bella sensazione, quindi nulla di strano se cerchi di provare una situazione così piacevole e coinvolgente. La famiglia di origine, quella nella quale si formano gli stili di attaccamento, ha la sua importanza nell'innamoramento, in quanto si tenderà a preferire una persona che risponda o sembri rispondere allo stile di attaccamento che c'è proprio. Bowlby, al quale si deve la formulazione delle teorie di base sull'attaccamento, definisce lo stile di attaccamento come il legame psicologico duraturo tra gli esseri umani. Gli stili di attaccamento che poi ci porteremo dietro con noi nel corso della vita si formano nell'infanzia, quando si stabilisce un legame con il caregiver primario. Quando le cose vanno bene abbiamo quello che viene definito attaccamento sicuro, ma possiamo avere anche altri stili di attaccamento. Si deve a Mary Ainsworth l'essere riuscita a formulare e codificare una situazione sperimentale detta strange situation che ha permesso di identificare, oltre all'attaccamento sicuro, altri 3 stili: insicuro evitante, insicuro ambivalente e disorganizzato. Dobbiamo tenere a mente che questi stili di attaccamento che si sviluppano nell'infanzia finiranno poi per influenzare i legami che si formeranno in età adulta. Una questione su cui però dovresti seriamente riflettere è anche questa: se tu desideri innamorarti per forza e a tutti i costi. Questo desiderio di provare le sensazioni dell'innamoramento è tanto normale quanto pericoloso, perché ti può portare a fare scelte sbagliate, cioè a scegliere il partner meno adatto, solo per poter provare certe emozioni. E questo allora ci porta ad un'altra domanda: perché ci innamoriamo della persona sbagliata? È ovvio che nessuno sceglierebbe, almeno a livello razionale, un partner negativo. Poi però nella pratica ci si trova con un partner che non fa per noi o che porta nella relazione problemi insuperabili a volte, oppure è semplicemente un narcisista. Quando desideri innamorarti, il rischio più grosso è di idealizzare la persona che hai davanti e poi restare delusa o deluso, scoprendo che non ti sei innamorato di una persona, ma di un'immagine, che nell'ipotesi migliore è solo nella tua mente. Perché peggio potrebbe essere l'immagine che l'altro ha creato per te, come accade di solito nei rapporti con i partner narcisisti. Ma allora c'è un modo per innamorarsi bene? L'innamoramento è un qualcosa di soggettivo che viene influenzato da tanti fattori diversi. Quello che mi sento di consigliarti è di vivere questo momento in modo spontaneo, senza forzature, senza far finta di essere quello che non sei e senza cercare l'innamoramento a tutti i costi, anche se il bisogno di sentirsi amati e sicuri è ovviamente da considerare molto presente. Ciao, a presto e in bocca al lupo!